Tra le tante cose che mi hanno colpito in questi anni di Alessandro Del Piero, c'è una particolarità che a mio modo di vedere lo rende diverso da tutti. La sua devozione verso il silenzio, conseguentemente l'assenza di rumore attorno a lui. Non fa rumore una linguaccia appena hai messo una punizione all'incrocio con cui sostanzialmente hai fatto vincere un altro scudetto alla tua squadra. Sto parlando ovviamente di quella di San Siro contro l'Inter. Non fa rumore. Tante volte prima delle partite a San Siro, stavolta contro il Milan, la mia squadra del cuore, arrivavo presto, pur avendo un posto numerato, per avvicinarmi al campo, per sentire il suono del pallone colpito da lui. Essenziale. Quello della portiera di una grande auto tedesca che si chiude, esattamente quello che dovrebbe essere. E poi la paradigna. Nel calcio brasiliano la paradigna è la fermata, quella lieve interruzione della corsa con cui i brasiliani battono i calci di rigore. Se guardate come li tira Hernanes, quella è la paradigna. Nel caso di Alessandro, la paradigna è quella fermatina prima di parlare, tipica di chi si mette nelle condizioni di ascoltare se stesso e gli altri. E se non c'è niente da dire, si sta zitti. Delle storie di Alessandro Del Piero invece ce n'è una che mi ha raccontato lui, che mi ha sempre particolarmente affascinato. È talmente bella che sembra tratta da una pagina di Stefano Benni o di Eduardo Galeano, il grande scrittore sudamericano che ci ha parlato del calcio in maniera fantastica. Alessandro, cresciuto nel suo paesino della Marca San Vendimiano, giocava a pallone su un campo lungo 140, 150, 160 metri. Ogni volta che ne sento parlare il campo diventa più grande. La cosa però che rende la storia veramente benniana è che si giocava 17 contro 17, 18 contro 18 e giocavano ragazzini come lui di 10 anni, ragazzi di 15, giovani di 20, uomini di 30, 40, 50 e qualche anziano. Tutti, contro tutti. In Oriente, dove credo che Alessandro prima o poi andrà a giocare, si dice che la volpe, prima di andarsene, si volta sempre verso la collina dove è nata. Credo che Alessandro verso quella collina si sia girato tante volte, se no non avrebbe potuto farcela, perché la forza interiore che ha gli deriva esclusivamente, credo, al di là delle sue personalità, da come è cresciuto. Proprio prendendo in prestito delle parole di Galeano, che scrisse di Maradona, vinse, Pichot fu sconfitto, riferimento all'efedrina ovviamente della provetta del 94 negli Stati Uniti, scrissi recentemente un messaggio ad Alessandro che era tornato dall'ennesimo infortunio che avrebbe dovuto azzopparlo, ma non l'aveva azzoppato. Gli dissi che vinse, magari non del tutto, ma non lasciò mai che altro o altri lo potessero sconfiggere. Mi sembra tutto di grande attualità anche oggi, 9 novembre 2011. Auguri campione.